In questo video mostrerò come effettuare i collegamenti ad una presa su una smart plug Sonoff S26 per effettuare flashing del firmware con Tasmota oppure SPISI o qualsiasi altro firmware anche vostro senza necessità di dover effettuare le saldature come invece si trova nei vari tutorial online. Questo è il circuito che si trova all'interno della presa. Effettivamente è molto semplice da aprire perché non bisogna fare altro che svitare queste tre viti. Si trova questa all'interno, la si tira fuori e abbiamo la parte di alimentazione, il relè, il pulsante e il modulo SP8266. Le istruzioni che si trovano nei tutorial online richiedono che vengano saldati dei cavi su questi due pin che sono appunto RX e TX e su questi due pin che sono il ground e il positivo di alimentazione, 3,3 volt. Vediamo se si riesce a vedere. Ok, qualcun altro invece salda due pin qui e dato che questi due sono più scomodi da saldare preferisce fare delle saldature qui sotto perché due di questi tre pin riportano massa e 3,3 volt. Dato che non avevo voglia di saldarlo, allora ho utilizzato un altro metodo. Questo è il mio programmatore, quindi qui ho un cavo collegato alla massa e un altro cavo collegato all'alimentazione e poi altri due cavi collegati a TX e RX. Che cosa ho fatto? Quelli collegati all'alimentazione sono questi, con queste due clips, quindi io il ground sono andato a prenderlo qui, ve lo faccio vedere, ok, è messo a fuoco. Il ground sono andato a prenderlo qui, utilizzando questa pinzettina, ok, ecco qui. L'alimentazione, il positivo lo dovrei andare a pinzare qui sopra, ma ovviamente è impossibile utilizzando una di queste clips. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato sotto, ho identificato appunto questo che è il regolatore di tensione a 3,3 volt, il cui pin centrale è l'uscita positiva, quindi utilizzo il positivo, quindi i 3,3 volt che escono fuori dal programmatore, collegandoli qui, ovviamente stando attenti che dal programmatore debbano uscire 3,3 volt perché il modulo SP8266 deve essere programmato a 3,3 volt. Quindi qui abbiamo il positivo, qui abbiamo la massa. Poi che cosa ho fatto? Prima di collegarlo al PC, prima di collegare il programmatore al PC, ho tenuto premuto il pulsante perché il pulsante è collegato al pin GPIO0 del modulo SP8266, quindi tenendolo premuto lo si cortocircuita verso massa e si mette il modulo in modalità di programmazione al boot. Quindi che cosa ho fatto? Tenuto premuto il pulsante, ho collegato il programmatore nella presa USB del mio PC. Appena fatto questo lo si può lasciare il pulsante dopo un paio di secondi perché il modulo entra subito in modalità di programmazione. Contemporaneamente sul PC ho lanciato il software per la programmazione del modulo col firmware che poi è di mia preferenza, si può utilizzare appunto un Tasmota oppure SPISI. E poi non appena il software tenta la connessione seriale verso il modulo SP, ho utilizzato questi due pin, eccoli qua, tenendoli a questa distanza e facendo soltanto pressione sui due contatti di TX e RX. Adesso non so se si riesce a vedere bene, ecco qui. In questo modo ovviamente l'operazione deve essere fatta molto più velocemente, altrimenti il software per la programmazione va in timeout. Comunque non appena lui tenta la connessione si premono questi due pin sui due pad e basta tenerli così per circa poche decine di secondi e la programmazione viene effettuata con successo. Una volta fatto si sollevano, si stacca l'alimentazione e
Il modulo SP8266, anzi in realtà la sua memoria flash, è programmato con il nuovo firmware, quindi si può collegare poi, si può rimontare la presa all'interno del suo contenitore, la si collega all'alimentazione e parte con il nuovo firmware. Tutto questo senza necessità di effettuare alcuna saldatura sui vari pad.